Questa è la storia di uno spartano casotto di caccia e del colle alpino su cui in un tempo non troppo lontano si affacciava. Questa è una storia fatta di bersagli, carabine e lunghe notti sotto le stelle. Questa storia racconta del più stimato ospite del colle dell'Ozon e dell'indimenticato incontro con la sua gente. Era il 1850 quando per la prima volta gli abitanti di Cogne videro un re. Era Vittorio Emanuele II, che era appena salito al trono e amava cacciare stambecchi e camosci, che era andato a cercarli a Champorcher e poi si era spinto verso Cogne. Quando giunse la notizia, gli abitanti si riversarono nelle strade, archi trionfali, accoglienza straordinaria, e da quel momento gli abitanti di Cogne, ma anche di Champorcher, di Val-Savaranche, di Aosta, incominciarono ad aspettare il ritorno del re e a coltivare la sua passione per le cacce. Beh, poi per un po' di anni il re non si fece vedere, c'erano altri problemi, si stava facendo l'Italia. Archiviata la questione risorgimentale, il re ritorna a darsi alla caccia, riempiendo le pagine della memoria locale di colorati aneddoti su quel sovrano anticonformista che preferiva esplorare i monti piuttosto che osservare la rigida vita di corte. Il re galantuomo, le roi chasseur, era un re molto bonario, molto campagnolo, amava scherzare, amava mescolarsi con la folla, amava sedurre le contadinotte, si confondeva con il popolo, lui andava a piedi, magari c'era il suo capitano che andava a cavallo, il capitano vestito tutto bene, lui invece vestito da cacciatore e si divertiva a far pensare alla gente che il vero re fosse quello a cavallo. I delicati obiettivi della carabina reale, oltre ai camosci, erano gli stambecchi, allora ridotti a poche centinaia di esemplari nelle valli circostanti il Gran Paradiso. Lo stambecco ha rischiato l'estinzione a causa del bracconaggio. Il numero degli stambecchi è arrivato a circa 100 individui. Nel 1856 il re Vittorio Emanuele istituisce la riserva reale di caccia. Ed è stato così che, un po' per caso e un po' per fortuna, il controllo per scopi venatori ne ha permesso la sopravvivenza. Può sembrare un paradosso, però le cacce del re hanno salvato lo stambecco. Questo perché hanno trasformato i bracconieri locali in guardiaparco, impedendo ai locali di uccidere il camoscio e lo stambecco, lasciandoli all'esclusivo diritto di caccia da parte del re e del suo seguito. In questo modo i bracconieri sono diventati guardiaparco e lo stambecco è sopravvissuto. I cacciatori guardie erano dotati di un fucile di loro proprietà, in quanto si riteneva che sarebbero stati più efficaci nell'uso di un fucile che conoscevano rispetto a un fucile dato dalla casa reale. Le battute reali hanno avuto importanti ricadute sull'economia delle valli e sul difficile equilibrio delle famiglie che le abitavano. Il re donava ingenti somme a sindaci, parroci e a chiunque ne salutasse l'arrivo o ne incrociasse la rotta. Proprio la speranza di un suo arrivo era oggetto di indiscrezioni, preparativi e congetture lunghe un anno. Beh, tanto per dare un'idea di che cosa significava economicamente l'arrivo del re, basta pensare che i batteur, cioè coloro che spingevano i camosci e gli stambecchi verso il re, erano pagati 10 lire al giorno. 10 lire al giorno era 10 volte quello che guadagnava un medio operaio a quel tempo. Ancora giovane, il re andava a stanare la preda fra le rocce, avvicinando gli esemplari e cercando di abbatterli da un punto favorevole. Successivamente Vittorio Emanuele II ritenne di rendere più divertente per lui questa caccia e pensò di applicare il metodo della battuta. Questi batteur al mattino all'alba salivano in cresta alle montagne,
e poi a un segnale convenuto scendevano in lunga fila per spingere gli stambecchi verso il luogo in cui era appostato il re. Più avanti si è impiegata la tecnica inversa. Le prede così, anziché rovinare fragorosamente verso il basso, salivano adagio rendendo la caccia meno pericolosa per i batter e più fruttuosa per il sovrano. Il suo unico sforzo, per così dire, era quello di portarsi sul luogo prescelto, prendere la mira e far fuoco. Anche perché il fisico appesantito dell'età matura, di più, non gli avrebbe consentito. Il lungo chemin du roi che collegava le tre valli, Champorcher, Cogne, Valsavaranche, e i casotti di caccia sono stati costruiti per permettere al re e al suo seguito di poter andare tranquillamente a caccia. Si racconta ancora oggi che per mezzo della mulattiera dell'Auson il re avrebbe potuto giungere fino a 3.300 metri senza mai smontare da cavallo. Vittorio Emanuele II amava la vita di montagna, dormiva su un pagliericcio molto rustico e si copriva con una pelle di stambecco. Quando le cacce reali raggiunsero un livello più importante, vennero costruite delle case di caccia e servivano di fatto ad ospitare il re e poche altre persone. I decenni, i rigidi inverni e le loro valanghe hanno portato via l'originario alloggio, restituendo alla natura il Col Auson e preparandolo a un nuovo capitolo della sua storia. Ci troviamo a Rifugio Vittorio Sella, che è un'ex casa di caccia del re Vittorio Emanuele II, che oggi è diventata una struttura ricettiva. È un rifugio di montagna, resta aperto circa un mese e mezzo in primavera e poi 4 mesi d'estate. La durezza delle stagioni e i successori del re cacciatore non hanno saputo cancellarne però l'eredità e il legame con quelle terre, dove i monti sembrano quasi toccare il cielo. Quando il re ha smesso di andare a caccia, e questo accade dopo la Grande Guerra, ha pensato di creare il primo parco nazionale italiano proprio dove la tutela della natura, in particolare delle specie del camoscio e dello stambecco, viene a sostituirsi al luogo del divertimento reale.